Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia. Bene, oggi voglio parlarvi del piano induzione, dei suoi pregi, i suoi difetti, i consumi, ma soprattutto i consumi reali che abbiamo con piano induzione. Perché tanti dicono che consuma tantissimo, abbiamo bisogno di cambiare il contatore e altre cose. Vi sfatterò tutti questi miti. Il mio piano è un piano dell'Electrolux, ormai non lo fanno più perché sono già passati 3 anni, ma comunque ci sono dei modelli molto simili. Ha un assorbimento massimo di 4600 watt, quindi 4 kW e 6, che si possono andare a regolare. Ho già fatto altri video su questo piano induzione con il secondo canale che è Espertone, dove parlavo di tecnologia e lì ho fatto vedere come anche si può regolare la corrente, si può usare la tastiera, eccetera. Quindi se volete andare a vedere, andate sul canale Espertone e lì trovate tutti i video che ho già fatto. Quindi in questo video cercherò di rispondere alle domande che sono state fatte all'interno di quei video che ho fatto nel canale di Espertone. Mi aiuterò con un misuratore di corrente che ho collegato all'impianto del piano induzione e così vediamo quanto consuma, i tempi per far bollire l'acqua e utilizzando tutti i fuochi quanto può essere il consumo massimo. Quindi adesso colleghiamo tutto e vi faccio vedere. Eccoci qua, abbiamo collegato tutto, quindi siamo pronti col nostro cronometro, il termometro laser per misurare la temperatura e poi abbiamo anche il nostro display che vedete qui nel fianco, che adesso sto registrando la schermata dal mio tablet, per vedere i consumi al momento in diretta. Quindi questo è un sistema che ho messo nel mio impianto, è un sistema della Sonoff che mi permette appunto di monitorare quanto sta consumando. Accendiamo il tutto e vediamo subito. Allora, innanzitutto mi sono state chieste quanto tempo ci mette a bollire l'acqua per la pasta, la mettiamo qua, e quindi io accenderei il cronometro e anche farei la differenza, visto che ieri ho provato a far bollire l'acqua nel gas a metano, ci ha messo praticamente 7 minuti e 10. Voglio vedere qui come sono i tempi. Quindi allora, prima di tutto, per sfatare vari miti che tanti dicono hai già messo l'acqua calda, vi faccio vedere che la temperatura è 19 gradi, ok? Questa è 19 gradi e l'acqua che abbiamo qui 18 gradi e 2, quindi siamo a temperatura ambiente. Adesso accendiamo, con qua si accende il nostro display, ho varie potenze, può andare da 0 a 14, ma dopo ve lo spiego perché intanto voglio far partire questo qui che vedere quanto consuma. Allora metto al massimo che è P, ok? Per questo pentolino qua, guardate quanto è andato sull'alimentazione a 1400 watt. Ok, vedete che pian piano dopo lui scende questa potenza qua, perché va a stabilizzare. Partiamo col cronometro, che mi sono dimenticato, poi partiamo con l'acqua della pentola grande. Vedete che adesso i consumi cambiano ancora, adesso siamo tutti al massimo, tutti e due al massimo, quindi stiamo facendo bollire due acque, 2900 watt, vedete che sta consumando. Vedete che tra un po' si abbasserà la temperatura, il consumo. Allora guardiamo qua l'acqua quant'è, siamo già a 38 gradi, guardate come sale, vediamo quanto ci mette. Dall'altra parte abbiamo l'acqua che stiamo facendo bollire per la pasta. Allora, io ho fatto, mi è stato anche chiesto se ho fatto un circuito particolare per quanto riguarda il mio piano induzione. Allora, in questo caso qua sì, perché quando ho fatto l'impianto fotovoltaico ho messo il piano induzione e ho fatto una linea dedicata con dei cavi di sezione 4 mm, con il suo appunto interruttore dedicato, in modo che fosse una linea solo per lui. Posso metterlo anche su una casa che ha già un impianto vecchio? Sì. Posso metterlo tranquillamente perché, come ho fatto vedere anche già su altri video sempre di Espertone, posso limitare la potenza di assorbimento. In questo caso qua la potenza è a 4600 watt, ma posso metterlo anche a 4000, 3500, 3000, quello che volete. Se avete un contatore da 3 kW, limitatelo a 2000. Dopo, adesso sta consumando 3 kW, 3 kWh praticamente, ma se avete il contatore da 3 kW già vi salterebbe perché magari avete il frigo acceso o una lampadina accesa, già salta. Quindi in quel caso là cosa fate?
limitate la potenza a 2000, 1500, quello che vi sentite. Logico che non sarà così veloce perché non ho tutta la potenza a disposizione. Altra cosa, guardiamo che qua l'acqua sta già quasi per bollire, siamo a 73 gradi, bene, e sono passati 2 minuti. Altra cosa che mi è stato chiesto è la linea dedicata, il contratto dell'energia elettrica. Io da quando abito qua, e anche prima di mettere il fotovoltaico, sono passato dai 3 kW ai 6 kW di potenza massimo D. Non vedo tanta differenza nella bolletta. C'è stato il cambio che è costato, se non sbaglio, 200 euro all'epoca, dai 3 kW ai 6 kW, quindi l'aumento, però in bolletta non vedo molte differenze da prima che avevo 3 kW. Veramente le tariffe sono lì e ogni volta che ho cambiato gestore non mi hanno mai chiesto «Ah, ma i 6 kW costa di più». Non vedo tutta questa differenza, che è un bel aiuto, anche perché adesso piano induzione, abbiamo la macchina elettrica, abbiamo la pompa di calore, eccetera. Secondo me l'aumento va fatto. Bene, qua sta quasi per bollire e siamo a 88 gradi, ecco, e sono passati 3 minuti. Quindi se arriviamo a 3 minuti e mezzo che sta per bollire, anzi sta già bollendo, siamo a metà del tempo del pentolino che ho fatto. In caso vi lascerò il video qua in parte, del pentolino, stesso pentolino sul gas metano. Quindi ci abbiamo messo la metà precisa, perché adesso siamo a 95 gradi, 96, 97, ecco qua, e adesso bolle. Basta, questo qua lo spengo, quindi metto a 0. Guardate, io adesso lo metto a 0, ok? E qui apparirà, vedete che qua ci sono queste strisce qua, sono che il piano è spento ma è caldo. Infatti se io vado qua, vedete che sono 130 gradi in questa zona qua. Perché è caldo? Perché logicamente il pentolino, essendo caldo, che è arrivato in ebollizione, il calore si espande sul vetro che abbiamo qui. Mentre per quanto riguarda, adesso sta consumando 1500 Wh. Vediamo quant'è la temperatura qui dentro. Siamo a 64 gradi e sono passati 4 minuti e 15. Una pentola comunque che praticamente la utilizziamo per la pasta per 4-5 persone. Mentre adesso io vado ad accendere questo pentolino qua. Ho messo dell'acqua per simulare tipo il sugo e cose del genere. Per cucinare un sugo non devo andare di sicuro col P o col 14, altrimenti brucio tutto, andrò intorno ai 6, perché c'è una scala da 0 a 14, poi il P sarebbe il booster per far più veloce. Adesso vedete che da 1500 Wh di consumo siamo andati a 1851, ma anche qui siamo a 6, adesso la temperatura sta salendo velocemente, possiamo metterlo anche a 8. Giusto per vedere, 8, siamo andati 1826, vediamo quando cambia, andiamo a 10, giusto per far partire un attimo, adesso è partita, sentite, si sentono un po' questi suoni, ma è normale, normalissimo, perché, ecco, 1978, vedete, da 1500, quindi 400 watt sta consumando questo fuoco, tra virgolette, che è acceso come sugo. Qui l'acqua quanto siamo? Siamo a 80 gradi, 81, eccoci qua, 81 gradi, 5 minuti e mezzo. Vediamo se riusciamo per i 6 minuti e mezzo a far bollire l'acqua. Quindi abbiamo fatto, vi stavo dicendo appunto che la linea è stata fatta a parte con dei cavi da 4 mm. Poi se voi avete già l'impianto di casa non dovete stravolgerlo, perché basta andare a limitare la potenza. Sono stati installati tantissimi piani induzione al posto del piano a gas, uno non vuole cambiare la linea eccetera, lo collega con i cavi di sezione 2,5, basta che siano delle prese che assorbono fino a 16 A, quello deve essere il minimo, e poi li limitate. Quindi adesso vediamo quanto siamo, 6 minuti e mezzo, ecco adesso sta per bollire. E vedete che la temperatura su tutta la pentola è uguale. Eccoci qua, adesso sta bollendo. 6 minuti e mezzo, l'acqua sta bollendo del nostro, per mettere già la pasta. Quindi 6 minuti e 40, facciamo proprio
che vediamo le bolle che salgono. Eccoci qua, ecco adesso sta arrivando. Ecco, per chi mi ha chiesto quanto tempo ci mette a bollire l'acqua di una pentola normale su un piano induzione, 7 minuti. 7 minuti e la spegniamo. La spegniamo a 0, eccoci qua. E adesso cosa stiamo facendo? Sta andando solamente il pentolino, che è qui. Non è proprio direttissimo perché tramite wifi il cavo collegato. Blocchiamo il timer, eccoci qua. Adesso vediamo un attimo che si aggiorni. Ecco, 574 watt/ora, 525 per questo pentolino qua. Siamo a 10. A 10 puoi cucinare una bistecca, per fare il sugo basta 7. E quindi quanto stiamo consumando? 450 watt/ora, 360 adesso. Se questo qua lo mettiamo a 5, che magari vogliamo fare un altro sugo, dall'altra parte adesso alzo questo e simulo che devo cucinare una bistecca, nel frattempo che ho fatto la pasta, lo metto a 10, quindi questo è un pentolino che sta facendo il sugo, questo è quello che sta facendo la nostra bistecchina, sono 700 watt. Quindi al momento, vedete, mese corrente, questo qua perché era collegato a tutta la linea, non posso vedere quanto ho consumato, ma vedete che in 7 minuti quello lì che consumava 2 kWh ha fatto già l'acqua che bolle, poi metti la pasta, diminuisci perché comunque, ecco, simuliamo anche quello, facciamo anche questa cosa qua. Simuliamo che l'acqua sta bollendo e abbasso la temperatura a 12, cioè la potenza a 12. Così simuliamo che qua sta bollendo l'acqua e stiamo cucinando la pasta. Qui stiamo facendo la nostra bistecca, il nostro secondo, ecco, e qui stiamo facendo il sugo. Quindi in tutto così, usandolo normalmente, questa è l'acqua per cucinarsi ci vorrà 10 minuti, stiamo consumando 1600 watt/ora. Mi sembra comunque un buon consumo, considerando che la corrente adesso la si paga intorno ai 20 centesimi, significa che se tengo così per un'ora, ok, ho consumato 30 centesimi di corrente. Mi sembra un buon risultato. Bene, io adesso spengo tutto, perché penso di avervi annoiato abbastanza. Allora, spengo tutto. Vedete che qua restano le lineette, non so se vedete, eccoci qua. Ci sono due lineette, una lineetta, due lineette. Questo è il valore di quanto caldo è il piano. Eccoci qua, 103 gradi, qua dove ci sono le due lineette. Qua ci sono due lineette, 104, qua ce n'è una e basta, perché non abbiamo fatto bollire niente, e sono 80 gradi, quindi rischio di scottatura. Questo ti avvisa che se metti la mano là puoi scottarti. Altri vantaggi del piano induzione è la pulizia, e poi io posso spostare la pentola da una parte e dall'altra e funziona benissimo. Quindi anche la pulizia, basta uno straccetto, la crema sua, io uso la crema sua dell'Electrolux, ecco questa qua, che è una crema, basta mettere un po', si pulisce e anche fa da velo per farli scivolare meglio le pentole, per non rovinare il vetro. Non ho perdite di gas, cioè non può esserci che mi dimentico il fuoco acceso, perché adesso io vi faccio vedere, metto l'acqua, ok, lei sta bollendo, tolgo per scolare la pasta, adesso voglio farvi vedere un attimo il display qua, 8, ok, tolgo, cosa succede? Che adesso lei non rileva più F, perché non mi rileva più la pentola e quindi è sicuro, vado a scolare la pasta, mi sono dimenticato il fuoco acceso, nessun problema, lei si spegne dopo un po'. La rimetto e adesso la rileva di nuovo. Tolgo, non viene rilevata. E quindi lui dopo un po', guarda che non c'è la pentola, si spegne perché dice non devo più funzionare. Quindi anche qua sicurezza al 100%. Vedete qui che si è accesa questa lucetta qua nel fianco, questa è perché se ho una cappa dell'Electrolux posso collegarla e lei accende in automatico quando c'è bisogno di accendere la cappa. Anche questa è una bella invenzione. Bene, io penso che ho detto tutto quello che c'era da dire. Se avete delle domande fatemele pure, scrivetemi qui sotto il video, mi dite guarda Lorenzo, noi pensiamo questo, questo e questo, e cercherò di risolvere oppure di rispondere alle vostre domande.
Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, avevo lasciato il piano acceso, un bel like, che quello mi serve. Vi iscrivete al canale, che è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!